Madonna, a me piacciono sti mari così. Mi sembra di essere ai Caraibi, Andri. Meglio dei Caraibi, Susa. È la Sardegna, È la Sardegna, è Cnusa. Cnusa. Sì, Ma sì, te sì, parli Cnusa. della birra. La birra. Te hai in mente solo che la birra, Andri. Fino a prova contraria siamo in Italia, Wow. In questo video esploreremo l'affascinante Sarrabus nel sud-est della Sardegna. Vi mostreremo le sue coste, da quelle selvagge e poco frequentate, dove la natura incredibilmente ancora predomina selvaggia. Ciao Tarta, dove vai? Perché qua ti prendono sotto le macchine e non è una cosa buona. A quelle più note, ricche di servizi e comfort turistici, come la zona di Costa Rei con la sua affascinante storia, per arrivare a Villa Simius, non a caso conosciuta anche come la Perla del Sud. Che Caraibi qua. Inoltre, non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di visitare il villaggio minerario di Monte Narva, oggi un intrigante ghost town, che conserva tracce di un glorioso passato ancora capace di suscitare forti emozioni. Ma sarà l'aspetto naturalistico genuino a prevalere e a conquistarci, grazie all'ospitalità e all'atmosfera dell'agriglamping Ecovita, dove abbiamo alloggiato per riuscire a raccontarvi questa splendida parte della Sardegna. Questo è il Sarrabus, nel sud orientale della Sardegna, terra verace e selvaggia, dove il mare incontra foreste e montagne, tra spiagge bianchissime, calette nascoste, lagune piene di fenicotteri e borghi ricchi di storia. Direi che è il posto perfetto per vivere la Sardegna più vera, e da qui possiamo raggiungere anche tante location tra le più conosciute. Restate con noi! Tango è già contentissimo, vero Tanghino? Ragazzi, qua c'è una temperatura che è incredibile. Siamo in autunno, oggi è il primo giorno d'autunno, sono circa 22-23 gradi, ancora nelle spiagge c'è gente, è una cosa incredibile, si sta da Dio. Dico sempre, venire in Sardegna in autunno è stupendo, soprattutto fine settembre-ottobre. Dietro alle mie spalle c'è una bellissima caletta, Cala Safigu. Guardate che bella che è, circondata da tutte le rocce granitiche con un mare azzurrissimo. È chiamata anche la Baia delle Anfore, perché sulla spiaggia trovate ancora dei resti di anfora che venivano da navi, o meglio da un carico di una nave romana, in epoca romana, che era naufragata. E accanto, subito sulla destra, c'è un'altra spiaggia che è più grande. E probabilmente la stessa cala, fa parte Penso dello di stesso... sì. Guarda che bella che anche questa. Fantastico. Ma guarda che bella anche qua, si suddivide praticamente in quasi due cale. Bellissima, in due ragazzi. spiaggette. Guardate che meraviglia. Poi qua c'è un sentiero che va su e qua sulla sommità, dalla parte opposta, c'è un faro. Quindi si fa una camminatina di occhi e croce 40 minuti e si arriva a vedere il faro e la zona panoramica. È difficile non fermarsi qui a fare il bagno, eh? No, infatti, guarda il granito cosa crea. Sta spiaggia è un capolavoro. Sì, è bellissima. È la prima che vediamo, è difficile pensare di trovar E più poi bella. ce l'abbiamo sotto casa, Andri. Sì, a Fantastico. 2 passi da casa. E tra un po' vi facciamo vedere che posticino abbiamo trovato per alloggiare qua in Sardegna. Che mare, Andri, è! Eccoci, siamo La già Sardegna. sulla costa opposta. Scoglio di Peppino, parcheggio a pagamento, ma da l'1 alle 2:30 non si paga. Un po' mosso, Susa. Un po'? Decisamente mosso. Guarda che roba. Andiamo oggi lassù tira più vento, avanti, sì. guarda. E questa è la meravigliosa Costa Rei, sempre nel Sarrabus, località molto conosciuta. Qui c'è un mare bellissimo, ragazzi, che è azzurrissimo con la spiaggia bianca. Abbiamo circa 8-10 km di spiaggia e adesso noi ci dirigiamo verso lo scoglio di Peppino. È incredibile che sia cresciuto lì, eh? Che bello! Guarda che meraviglia. No, che spettacolo, eccolo! Guarda che bello che è, Andri! Lì ci arrivi anche nuotando, vedi, o camminando addirittura, non lo so. Bellissimo. Punto panoramico qua, eh? Sì. Spettacolo! Allora bisogna camminare ancora per arrivarci. Sì. Che meraviglia, Andri! Mare burrascoso ma bellissimo, eh? Andiamo giù a vedere. Sì.
cappello. Bellissimo, Andri! Ecco a voi lo scoglio di Peppino. Guardate che meraviglia, questo granito gigante, sembra un po' un cetaceo grande, no Andri? Sì. Divide due spiagge, che è la spiaggia di Santa Giusta dalla spiaggia delle Ginestre, siamo tra i comuni di Muravera e Castiadas. E questo è veramente uno spettacolo. E lo ripara un po', per cui lì è più tranquilla. Sì, lì puoi fare il bagno tranquillamente. Tra l'altro c'è una piccola leggenda su questo scoglio. Si dice infatti, è una leggenda d'amore, che Peppino e Letizia praticamente una sera insieme sono scomparsi verso questo scoglio e non si sono più rivisti. E si dice che adesso nelle notti di luna piena si sente i loro canti venire dal mare, portati dal vento. E qui vengono tanti innamorati ancora oggi a giurarsi amore eterno. Un po' un classico, no? C'è un po' un classico, è bello, quando ci sono posti particolari c'è sempre qualche leggenda, no? Sì. Legata. E comunque merita perché è veramente bello qui. Ciao Peppino! Costa Rei, una curiosità sul nome. La teoria più accreditata è quella che questo nome derivi da una colonia penale che era presente qua verso l'800, fine 800, per cui Rei. Questa era quella più accreditata. Sì. Dopo c'era chi parlava di Cala Rei come Cala del Re perché c'è Cala Regina più a sud, Ok. però direi che secondo Forse- me la prima è la più Sì, veritiera. ci sta. E qua amici siamo alla fine di Costa Rei e siamo in un punto dove la spiaggia è già un pochino più addomesticata. Troviamo gli ombrelloni, un baretto, si sente già il profumo della frittura. Ecco qua la spiaggetta ragazzi, ve la facciamo vedere così. Spiaggia libera, ombrelloni in fondo, questo localino è all'inizio, ma l'ingresso è vietato ai cani per cui noi torniamo indietro. Sì. Facciamo una piccola dronatina, vediamo una panoramica dall'alto, però non entriamo. Cala Monte Turno, Cala il Monte nome Turno. Da quel monte là. da quel monte, che deve essere un po' di origine vulcanica. E per immergerci completamente in questo ambiente così incontaminato, come base abbiamo scelto una location davvero speciale, l'Agri-Glamping Ecovita Experience, un progetto di agricoltura innovativa e di turismo sostenibile che si basa proprio sul rispetto della natura e la valorizzazione della persona, che ha come obiettivo quello di creare un fortissimo legame tra uomo e natura, e questo a noi piace tantissimo. Allora abbiamo una marmellata di prugne rosse, di fichi, eccezionale, e questa è di pesche. Tutte fatte in casa, un bel caffettone da 8000, guarda che bello, burro fresco. E tanta frutta fresca. Tra le attività di Ecovita abbiamo la permacultura, la bioedilizia, Vedi l'intonaco di paglia e terra? la gestione sostenibile delle risorse, l'autoproduzione e anche la valorizzazione della cucina tipica e tradizionale. E non solo, abbiamo anche l'offerta di pacchetti esperienziali, cioè noi veniamo qui e facciamo varie esperienze nel territorio sotto la guida dei padroni di casa che sono Lorna e Luca. Siamo in un territorio bellissimo vicino a San Vito, che è ancora una zona poco antropizzata del Sarrabus. Oggi facciamo la pizzata conviviale sotto le stelle. Oggi stelle se non ce n'è, però c'è la musica. Però c'è la musica. Venite che vi facciamo vedere dove siamo alloggiati. È una chicca ragazzi. Una bellissima tenda in cotone stile yurta di 20-25 metri quadrati. Questa per noi è la prima esperienza assoluta e adesso oltre che bellissima fuori ve la facciamo vedere all'interno. Guardate che spettacolo, è bellissima, è anche tanto alta, è veramente grande, abbiamo un bel letto matrimoniale, poi abbiamo due lettini, il pavimento è in legno come il letto del resto, le lenzuola sono in cotone biologico e sotto il letto abbiamo anche gli asciugamani sempre in puro cotone biologico. I bagni sono esterni e ogni tenda ha il suo bagno. Bagno con scritto Mirto, quindi personalizzato. Wow Andri!
Quindi ragazzi, questa stanza qua è ad uso esclusivo per la nostra tenda. Praticamente abbiamo a disposizione Un bagno gigante, abbiamo 2 lavandini, abbiamo una doccia enorme e poi vabbè, bidet e water. un bel angolo spogliatoio. Direi che è strutturato benissimo. Spettacolo, Staremo comodi qua, Susa. come principi. Qui abbiamo una sala con veranda, ragazzi. Qui cuciniamo, mangiamo, socializziamo, questa è una zona che abbiamo in comune con gli altri ospiti. C'è una piccola cucina con gas, fornelli e forno. Abbiamo il nostro frigo, cioè il frigo di tutti, ma ognuno ha uno spazio dedicato. Noi abbiamo spazio Mirto. E oltre a questo, Lorna e Luca qui alla mattina ci fanno trovare tutti i prodotti per la colazione, il pane, il miele, le marmellate. Poi c'è una zona in cui abbiamo stoviglie e pentole che sono a disposizione per tutte e Mirto, cioè la nostra tenda, poi ha i suoi piatti e i suoi bicchieri. E dopo la laguna di Colostrai, Luca, cosa ci fai vedere? Andiamo alla spiaggia di Corregani. Corregani, cioè insomma dove corrono i cani. Infatti, i cani corrono. Corregani. Qua sì, senso di pace. Sento proprio pace e libertà. Abbiamo provato a fare un po' di mare per noi e com'è andata a finire? Temporale. Probabilmente il primo dell'estate, Susa. Ovviamente ci rilassavamo. In Sardegna non pioveva da maggio, ma arriviamo noi. Wow, spettacolo. Questa non è una pioggia che passa in un'ora. No. Guarda le mucchette contente sotto l'acqua. Almeno loro un po' di acquetta. Contento, brave, belle, gli fa bene. Ma questi qua in bicicletta gli fa meno bene però. Signore. Ciao donne. Ciao donne. Ci siamo fermati perché guardate cosa c'è che attraversa la strada. Vieni a vedere. Ciao Tarta, dove vai? Adesso la mettiamo da parte. Sì, è pericoloso sulla strada, sai, bella. Amore. Vieni, la mettiamo qua su. Sì, la salviamo. La mettiamo qua su o la mettiamo all'aperto? Non so dove voleva andare lei. Lì no. Adesso ti portiamo al sicuro però, perché sulla strada non mi piace mica tanto. No, a me non mi piace per niente. Dai, prendila. L'aiutiamo ad arrivare da qualche parte. Senti, Andi, la porterei là più avanti. Dai, che passi questo pezzo lungo la strada. Sì. Ciao tartaruga. Parti. Missione compiuta. Vai, Tartaruga salvata dalla strada. Tutto secco qua, eh? Sì, qua doveva passare un fiume anche qua. Oh raga, siamo arrivati in questo posto qua adesso, vedrete che cartolina vi facciamo vedere. Abbiamo trovato due ragazzi che hanno un ovile che abbiamo appena passato. Ho detto chissà di chi è questo ovile. Arrivo qua, eh? Tada! Ciao belli! Claudio. Piacere Enrico. Enrico. E ci hanno un po' raccontato della zona di qua, di come si vive, di come si tiene un ovile. È una bella sfida, eh? Sì, è bellissimo. Bravi. Dai, ve lo consiglio a visitare perché veramente è bello. E qua che ci aspetta, ragazzi? Ci aspetta una ghost town. Non perché qui c'erano le miniere, non spoileriamo. Okay. No, intanto i ragazzi ci hanno regalato, guarda che bella, una melagrana. È la più buona che mangiare nella vita. Lo credo, col sapore. È un po' cruda però. Il sapore di San Vito.
Ragazzi, qua siamo tra le foreste e le montagne di San Vito ed esattamente adesso andiamo a vedere una ghost town per la felicità di Andri, vero Mamma Andri? mia, sono contentissimo di vedere questi posti. Già qua per me è un'emozione, guarda. Che avventura arrivare qui, Susa. Ma Sì, voi- solo per arrivare qua è veramente stata un'esperienza. Oddio. Guarda che roba, Andri. Guarda, aveva l'angolo stondato, Sì. che bello. Qua siamo nel villaggio minerario di Monte Narva, perché dovete pensare che per alcuni decenni c'è stata un'intensa attività di estrazione d'argento proprio a cavallo tra il XIX e il XX secolo. E proprio qui dove siamo adesso c'era una cittadina che era completamente autonoma. Aveva l'ospedale, aveva l'officina meccanica, l'alimentari, c'era Villa Madama, che dopo andiamo a vedere, la casa del direttore, tutte le casette poi degli operai. E spero che il video renda, ma vi assicuro che essere qua la sensazione è stratosferica. Se venite da queste parti è un sito che dovete assolutamente vedere e visionare. Era gigantesca. Era gigantesca perché dovete pensare che questa è stata la miniera d'argento più ricca e produttiva d'Italia e ha dato tantissimo lavoro a tutto il Sarrabus. Wow. Wow! Questa è la casa del direttore. Qui c'erano anche gli uffici amministrativi della miniera. Vedi giù tutto qua. Frescata. Incredibile. Oddio, che bella. E non sono convinto che sia pieno sotto, perché lì vedo che è proprio bucato. No, stai attento, ora va giù là. Per cui potrebbe andare giù. Mm. Suona un po' a vuoto, quindi non andrei oltre. No, Là c'era il caminetto. Ma guardate belle queste pareti. no. Suona a vuoto il pavimento. Sì, sono a vuoto. Probabilmente sotto c'è un altro piano, infatti è rialzata, vedi? Stai attento. Sto attento, sì. Devo solo affacciarmi qua. Oddio. È venuto giù tutto. Esco perché non mi sento sicuro. Vado a piedi felpati proprio, perché Qui viene giù da un momento all'altro. suona a Andrea. vuoto. E in questo caso mai andare al centro della stanza, sempre camminare accanto al muro. Vedi qua? Ah, sì. Ma no, ma qua è stato completamente sepolto, ma c'era una finestra che veniva fuori. Vedi che c'è una persiana, c'è un altro piano qua. Qui è venuta giù una frana, Ah, era tutto molto... infatti anche sì. quegli archi lì, vedi? Adesso si capisce, noi eravamo al secondo piano. Scusa, tra campo, questa, insomma, te ne faccio vedere di Ghost Town. mi sembra di sì. Che profumo di fichi qua. Mamma, senti che buono. Cioè, pensare che qua c'era un'incredibile miniera d'argento che era attiva proprio ai primi del Novecento. E nel villaggio, ragazzi, che era appunto, come ripeto, completamente autonomo, c'era anche il telefono e l'energia elettrica, che per l'epoca, insomma, era una gran ricchezza, Davvero. Questa sembra una bilancia gigante. E questo è il contrappeso. L'hanno chiusa perché l'hanno esaurita? Non c'era Allora, più... Andri, la miniera è stata attiva per alcuni decenni, poi c'è stata la crisi estrattiva in tutta la Sardegna e questo villaggio è diventata una piccola azienda agricola. Però per poco tempo l'hanno subito lasciata andare e da lì la natura oggi ha fatto il resto perché se l'è ripresa tutta, se la sta riprendendo tutta. Ok. E comunque per tutto il sud della Sardegna ce ne sono tantissimi di questi villaggi, proprio a testimonianza che in quei decenni c'è stata un'intensa attività estrattiva in tutta l'isola e oggi sono archeologia industriale praticamente. Certo. Peschi. Oddio, ma quanto era grande! Era gigante, Andri. Raga, ma è altissima, sono 3 piani ma da 4 metri l'uno, guarda quanto era alta, guarda solo quell'infisso là, quella persiana quanto è alta, per farti capire. Là doveva esserci tutta una terrazza esterna, vedi? Che ora è crollata, ma qua c'era tutto un balcone calpestabile, perché quella è proprio una porta finestra, Sì. vedi? È immenso, è altissimo. Guarda anche quelle imposte lassù, sono da 2 metri e passa, non sono altissime. regolari come quelle che costruiscono oggi. No, no, assolutamente. Guarda con che pietre era costruita, pietre ferrose. Qua comunque viene giù tutto. Sì, qui se entri dentro è una roulette russa, Sì, giochi con la vita sì, praticamente. sì. Ah, guarda, c'era un balcone aperto, quello era un terrazzo rialzato, tutto aperto, vedi c'è ancora il cancelletto? Sì, lo vedo. Quindi qua loro avevano una vista sul panorama oppure dava direttamente sul giardino. Mamma mia, che spettacolo! Occhio a dove si mette i piedi, guarda, c'è un pozzo.
Sapete un po', no? Mi piace l'urbex, io subisco tanto il fascino di questi E posti. infatti Andy ti ho scelto proprio di venire qua. Grazie Susa, mi hai fatto un Che regalo io, a me. sai, con le Ghost Town non è che ho un gran, come si dice, mi mettono un po' tristezza. Però so che Vabbè, Andrea è felice sì. e quindi siamo venuti. Ma sai, sì, tristezza, però non è tristezza, è quel fatto di vedere Lo il so. fascino della natura che si riprende Ecco, quello mi i suoi piace. spazi Però e ci riporta a pensare che noi non siamo fondamentalmente così importanti come crediamo di essere. certo. La natura è sempre più forte, a me questa cosa da una parte mi mette pace, mi dice bene. Hai ragione. In un futuro distopico, ta-da-da, Netflix. Hai visto come c'è scritto sui film? Sì. In un futuro distopico, oppure luci lampeggianti, non ho mai capito cosa. No, qua è post-apocalittico davvero, Ecco, hai detto la parola giusta adesso, post-apocalittico. post-apocalittico. Queste le ovile dei ragazzi, volevamo salutarli ma sono già andati via. In realtà i ragazzi non erano andati via, ma erano andati a fare la spesa per offrirci un pranzo, soltanto che noi abbiamo fatto più veloce del previsto e quindi siamo andati via prima, poi dopo abbiamo saputo questa cosa perché ci eravamo scambiati i numeri e ci siamo messaggiati. Grazie ragazzi del pensiero incredibile e dell'ospitalità che ancora una volta avete confermato essere un grande pregio del popolo di Sardegna. Grazie ragazzi e la prossima volta non mancheremo l'invito. Questa è... La Susa e gli asinelli. Ah, basta, io non vado più via, Andrea, ho trovato il mio regno. Ok, ho chiesto al bar, è molto interessante la storia, praticamente tutte queste strutture appartengono al comune e qua ci vivevano le persone che hanno bonificato questa zona, anche questa zona qua ha avuto tutta una bonifica, più o meno la storia è come Costa Rei e poi dopo hanno costruito le case nuove, quindi tutti i proprietari, tutte le persone che stavano in questo villaggio qua si sono trasferiti o a San Vito Nuova o nelle casette qua dietro. Sì, è stata tutta bonificata e queste strutture adesso sono disabitate da circa 10 anni, sembrerebbe di più anche a vederle. E non ha niente a che fare con i carcerati qua? È simile la storia, perché ha detto che i carcerati comunque hanno lavorato in un ampio raggio, non solo là, li mandavano anche altrove, per cui probabilmente anche qui. E quelli che ci abitano ora sono i discendenti, quelli che poi dopo hanno ereditato la casa fino a che non l'hanno espropriati, nel senso che era comunque proprietà del comune, quindi in qualche modo nazionale, delle istituzioni, e non possono neanche venderle. E al momento che hanno saputo che sarebbero stati trasferiti nelle case nuove non hanno neanche investito per restaurarle e quindi sembrano abbandonate da tanto tempo. E la situazione che si è creata è di un altro villaggetto fantasma all'interno di una zona che invece vorrebbe vivere, no? Infatti lui diceva speriamo che arrivino dei fondi che le restaurino, l'idea era quella di farci un albergo diffuso gestito da giovani e quindi ridar vita a questa cosa qua. Molto bellino. È fantastico pensare, è incredibile pensare che tutta questa zona vive grazie ai carcerati che sono venuti qua sull'isola a bonificarla perché prima c'erano solo polveri e ci si ammalava di malaria. Storie vecchie, sì. Sì. Questa è Punta Molentis e qua come vedete purtroppo un grande incendio ha devastato tutto. Yo! Dove ti porto? Andy, dove ti porto? Che spiaggia, vero? Bellissimo. Sembra autunno vedere questo rosso, invece è bruciato. Che mare ragazzi, mi viene da buttarmi subito dentro, Andy. Qua zona scogliera nella parte dietro, mare un po' più grosso, un po' più nero perché è più aperto, mentre questa baia di qua protetta crea delle piscinette azzurre tranquille. L'unico neo a questo punto è l'incendio, peccato, si sente ancora l'odore del bruciato, deve essere stata una cosa di poco tempo fa. Sì, avevamo intuito giusto, fine luglio l'incendio, quindi proprio recente, ma l'avevo sentito parlare in TV. Questo è lo spettacolo di Punta Molentis, che nonostante l'incendio che ha devastato un po' qui attorno a fine luglio, è sempre bellissima, è proprio un'oasi di acque cristalline. Vi dico una curiosità, Molentis erano gli asini che trasportavano i blocchi di granito che venivano estratti dalle cave che erano qua vicino. Ci piacerebbe rimanere qua e fare il bagno, ma non possiamo perché siamo con Tango. Purtroppo in tante spiagge di Villa Simius c'è questo neo che non possiamo stare in spiaggia con i nostri cani. C'è una spiaggia apposta e bisogna andare in questa. Speriamo che un po' alla volta le leggi cambino perché sarebbe ora che i nostri quattro zampe ci seguissero veramente dappertutto.
Noi comunque ci fermiamo su tutte le calette per fare delle piccole cartoline e farvele vedere. Qui siamo a Porto Giunco, che è una zona molto particolare di Villa Simius. Infatti abbiamo un bellissimo mare e poi anche uno stagno salmastro particolare. E laggiù guardate che bella, c'è una torretta spagnola del XVI secolo che domina proprio sul paesaggio. Una bellissima macchia mediterranea. E qui ragazzi possiamo fare anche dei bei trekking. Sì, mancava il trekking, noi dobbiamo sempre salire da qualche parte, Andri. Sì. Speriamo bene, non so se arriviamo alla torretta da questa. Dobbiamo arrivare a quella torretta che è lì. Ai. Io ho ciabatte e pantaloni corti qua, questi bucano da morire, guarda che roba. Vai, qua si apre. Guarda, oggi è proprio la zona più protetta questa, Andri. Mentre di là vedi le onde. Il mare è grosso. Sì. Qua in base al vento si scelgono le spiagge. Che spettacolo! Occhio che qua va giù, Hai visto qui la spiaggetta qua? C'è lo scoglio a picco qua. E in soli 40 minuti dall'Agri-Glamping Ecovita abbiamo raggiunto quella che è considerata la perla del sud della Sardegna, Villa Simius, con spiagge paradisiache e una natura davvero incredibile perché siamo all'interno dell'area marina protetta di Capo Carbonara, che è un'area importante, infatti si occupa di tutelare la biodiversità e di mantenere intatti i fondali. Qui ragazzi, se avete la fortuna e andate al largo, potete beccare i delfini e anche la tartaruga marina. L'area protetta si estende per circa 34 km di costa, partendo da ovest a Capo Boi fino alla parte orientale al promontorio di Punta Porcetus. È un'area ricchissima perché qui abbiamo tantissima fauna marina. Abbiamo grotte sotterranee, proprio sotto acqua, bellissime da vedere. Santa Poseidonia, che ormai abbiamo capito che è proprio il polmone dei nostri mari, e anche la macchia mediterranea è bellissima e si possono fare tanti trekking, e queste torrette spagnole del XVI secolo direi che si sposano benissimo con tutto l'ambiente. Siamo dall'altra parte di Capo Carbonara e anche qui ci sono delle bellissime spiagge. Adesso siamo sulla spiaggia di Campolongo, che ci ricorda un po' Andri, il Campolongo di Asiago, sembra di essere a casa. Questa è una spiaggia veramente bella ed è lunghissima, appunto, veramente grande. Ed è una delle tipiche spiagge di sabbia bianca che sono qui a Villa Simius. E ovviamente qui Tango non può entrare e noi siamo venuti qui solamente per farla vedere a voi. Amici, siamo arrivati alla fine di questo video, speriamo che questa cartolina dal Sarrabus, Costa Rei, Villa Simius vi torni utile per programmare le vostre prossime vacanze. È stata un'esperienza incredibile quella di Ecovita e ringrazio tantissimo sia Luca che Lorna perché ci hanno fatto sentire veramente a casa, aprendoci proprio Davvero. le porte. Grazie di cuore ragazzi, ricordi indimenticabili. Sono proprio nel cuore ragazzi. Però aspettate lì perché prima di lasciarci vi diciamo i prezzi. La yurta ad Ecovita, se prenotate direttamente, costa 120 euro al giorno per la coppia. Se invece siete in 4, un gruppo o una famiglia, costa 200 euro al giorno, sempre se prenotate direttamente. Comunque chiamate, informatevi perché se guardate questo video, come dico sempre, dopo tanti mesi magari i prezzi sono aggiornati, potrebbero esserci delle promozioni in corso, per cui chiamate sempre. Infatti prenotate direttamente. La pizzata, un'esperienza fantastica che credo così la vivete solo in un posto del genere. Ce la ricorderemo. Bellissimo. Costa 25 euro a testa, compresa di dolce, bevande e pizza fatta con grano veramente buono, sì. E ve la godete alla grande. Grano cappelli e poi pizza a volontà ragazzi, potete mangiarne quanto ne volete. Ho preso la margherita, ma guarda, ti giuro che ha una pasta che è da svenire. Sì. Ma potete anche vivere un'esperienza in famiglia perché Luca e Lorna possono ospitarvi, così li conoscete, fate 4 chiacchiere. Luca potrebbe raccontarvi un'infinità di cose, specialmente sulla civiltà nuragica, infatti lo fa anche portandovi in giro a guardare, a scoprire i sentieri. Ma se volete fare una cena con loro in famiglia costa 20 euro, praticamente un contributo spese per stare tutti insieme. E poi dopo fanno anche servizio ristorazione, insomma tante cose. Comunque chiamateli, salutateceli e... Noi ci vediamo alla prossima avventura, mi raccomando, seguiteci sempre sul canale, cliccate la campanellina e scrivete tanti commenti che a noi piace sempre vederli. Ciao ragazzi, alla prossima!